Se il video vi piace cliccate continua, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche dei video, commentate, a destra potete notare cosa inserisco nel canale, mettete un bel pollice in su, condividete il video, potete iscrivervi anche dalla mia outro e scegliere uno degli ultimi video inseriti. Un saluto dal vostro Dragon Iron Games. Darksiders Genesis sarà disponibile verso sera. Non potrò fare il gameplay oggi, lo metterò domani, mi dispiace. Vi lascio il video di anteprima in alto a destra di Darksiders Genesis con tutte le informazioni del gioco. Bene, continuiamo con un nuovo episodio della serie The Witcher 3 Blood and Wine. Vi ricordo che la serie TV uscirà il 20 dicembre. Vi consiglio di visitare la mia pagina Facebook che vi lascio in descrizione. Bene, iniziamo subito senza perdere altro tempo. Eccoci qui con un altro episodio di The Witcher 3 Blood and Wine dedicato ad Angelina, nota panettiere. Ok, andiamo avanti. Vai. Dovevamo trovare il laboratorio del professorone Witcher per i mutageni. Allora, andiamo di qua. Pare che bisogna buttarsi di qua. Siamo fatti male. Ok, andiamo avanti. Oh. Ci siamo. Must be where Moreau had his lab. Esploriamo il laboratorio del professorone. Copiamo tutto. Ecco qua. Ok. Proviamo un paio di funghi. Interagisci. Crystals. Should mount them in the megascope. Missing 2 crystals. Montiamo i cristalli. Opzionale. Trova i cristalli. Prendi. Cristalli. Intriguing as machinery goes, but how do I start it up? Mi devo sottoporre alle mutazioni genetiche. Prendi. Leggiamo. Ok. Letto. Raccogli mutagine verde maggiore. Ce l'avevo già. Ok. Questo cos'è? Altro cristallo. Preserved organs. Hope their donors weren't forced to give them up. Mutagine blu. Un paio di funghi. Questo che è? Niente. Bisogna attivare la macchinetta da qui allora. Questo che è? Quite the library. Mostly tomes on mutations and genetics. Volumi sulle mutazioni genetiche. Introduzione. Ok. E qui. Qui si va via, ok. Allora andiamo al megascopio. Opzionale. This crystal must go here. All crystals in place. Show me what you got. Ascolta le altre voci del diario registrato del professorone. Just need to pick an entry. Prima entrata. The 18th of Yule, year 1102. Today I begin my great life's endeavor.
one greater and more significant than any I have thus far undertaken, for it relates to me personally, to myself and my son. When 15 years passed, a beast of the forest assaulted me. A witcher came to my aid, saved my life. I could not know that for said salvation, I would in the end pay by relinquishing any say as to my own son's fate. Had I the skill to turn back time, I would have done so, and perished rather than surrender to the witchers my only son. But as it was, on the day when Jerome was taken, Hanno rubato il I figlio swore an oath on my honor that I would recover my son. e l'hanno trasformato in Today, Witcher. following years of research and preparation, I have at last devised a device that allows me to study mutations. If the gods in their goodness grant me but a bit of favor, I shall find a way to reverse said mutations and restore Jerome to a normal life. So, Professor wasn't out to enhance Witcher mutations, wanted to reverse them. Wonder if he managed, and if there's anything in it for me. A posto di annullare le mutazioni le ha potenziate questo qua. Ha sbagliato i progetti. Ha sbagliato le formule praticamente. Observation 22. Despite applying a surfeit of toxic substances, significantly more than usual, the subject displayed no symptoms of overdosing. I believe this to be an effect of the mutations. Thus, a minor success. This mutation should allow Jerome better to tolerate toxicity. Vediamocele tutte così scopriamo i misteri di questo professorone. Observation number 30. The mutations do not set in at once. Curiously, they do not develop over a span of time. Rather, for a mutation to progress towards completion, the appropriate mutagen must be applied continuously. The subject does not bear this well, but I found a way to make the mutations less taxing, invasive. To the mutagen base, I add the albumin of a mutated giant centipede egg. Stored in a glass terrarium, the eggs do not develop, remain small. The eggs themselves are a sight to behold. Mutated, they are luminescent, emitting a wondrous glow. I can only hope my addition of the albumin will produce no significant side effects. Time will tell. L'albume nuovo. Devo guardarli tutti per forza sti robi. Observation 58. Sometimes failure is the catalyst for success. I've discovered a method by which one type of mutagen may be transmuted into another through the addition of certain ingredients. This is a great day for science. In addition, I observed that today's dose of mutagens brought the subject to the brink of death. He then suddenly awoke, revived, his strength renewed. Not wholly, of course, but he did in a sense come back from the edge of death. Whether this is attributable to his mutations or to pure coincidence cannot be ascertained. I must conduct further experiments. Altri esperimenti. Guardiamoci l'ultimo coso e via. Years of experiments, research, sacrifice, all for naught. I have failed to achieve my defined objective. Each mutation I applied to my subjects proved ineffective when applied to Jerome. What I meant to cure him of his witcherism, that which I meant to restore to him a normal life, only deepened his mutations, further augmented his speed and strength,
L'avevamo capito, l'avevamo capito. It seems my son must remain a witcher forever. I have failed. The time has come to abandon this place. Return home to Lydia. She may yet deign to take me back. The Bene. contraption and mutagens I leave here. Let them wither and crumble. As did my dreams of regaining my son. Ok, sottoponiamoci anche noi alla mutazione. So the professor wanted to reverse the mutation's effects. Ended up deepening them. Stroke of luck for me. Esatto. I profit from his failure. Ok. So, Professor tried to neutralize the effects of Witcher mutations. Only managed to enhance them, though. Used the albumins of giant centipede eggs as his mutagen base. Need to go on an egg hunt. Ah. Mi serve l'ovetto per il rinforzo. Proviamo ancora un po'. Allora. E di qua. L'ovetto per il rinforzo. Oh. Chi è? Ah, questa qui la si può prendere. E fuori. Aio. Con la corazza da mettere. Due sono. Sono due. Mangio la pozione antiveleno, va. Eccolo qui. Sti vermi del cavolo. Ah, allora, morite o no? Allora, vieni qui di cosa ti vuole incastrare. Poi starlo, dove sei? Oh, vieni qua. Fermo. Col fuoco come va? Questi bastardi qua. Finalmente. Ok, proviamo. Le uova dove sono? Gli albini. Allora di qua. Ovetto per il rinforzo. Un altro verme del cavolo. Che fa? Ecco. Ah, verme, vieni qua. Faccio vedere io. Le super spade che ho preso. Senti, coso è rotto.
Ok. L'abbiamo fatto. Di qua cosa abbiamo? Ok, torniamo indietro. Mettiamo l'ovetto per il rinforzo nella macchinetta. Ma esci. E ci potenziamo le abilità. Ok, dov'è? Qui l'ovetto? No. Guessing this man didn't come here willingly. L'ovetto per il rinforzo dov'è? La macchinetta non si accende con sto roba. Ah, qui l'ovetto. Si attiva con questo? Ah, qui si va via. Spogliati e attiva il meccanismo. Preserved Questo organs. l'abbiamo già esaminato. Hope their donors weren't forced to give them up. Ok. Spogliamoci e attiviamo il meccanismo. E vai. Vai. Pointing as machinery goes. Full gear. And how do I start to drop my armor? Leave my weapons. Ah, devo spogliarmi proprio. Ah, che noia. Devo denudarmi tutto. Spogliarello di Geralt e vai. Ecco qui. Anche questo. Eccomi qua. Professor's mutagens might work on me as they did on his son. Well, time to find out. Vai. Bello vetto per il rinforzo. E mutiamo. Siamo dei mutanti. Cambiare le mutande. E vai. Mezzo svenuto però. Funziona? Pare di sì. Hai sbloccato il sistema delle mutazioni. Le mutazioni permettono di ottenere nuove abilità non accessibili agli umani. Per saperne di più accedi alla schermata del personaggio. Questo lo sappiamo. Personaggio. Premi C per accedere alla schermata delle mutazioni. Per usare le mutazioni devi prima compiere ricerche per farlo. Scegli una delle mutazioni disponibili. Per completare le ricerche su una mutazione devi investire il numero richiesto di punti abilità e mutaggini. Ok. Scegli una delle mutazioni. Per sviluppare una mutazione avanzata occorre sviluppare prima quella base. Maggiori informazioni al riguardo si trovano nella descrizione della mutazione. Allora io volevo mettere la nuova abilità che c'è qui. Hard. Congela gli avversari. Allora io metto questo. Invio. Ok. Per mettere questa qua ti servono dei mutageni blu. 2 mutageni blu e 2 punti abilità. Lo faremo dopo. Ok, va bene. E hai 2 slot abilità in più. E vai. Bene. Abbiamo fatto tutto. Vestiamoci. E le tinture da usare lo sapevamo di... dai, lo sappiamo già. Facci vestire. Ok. A posto. Torniamo a casa. E vai. Ha mosso il tacco. Sul tacco. Livello 39, vai.
Torniamo a informare Regis, il nostro fedele amico vampiro. E vai. Rigeneriamo le pozioni qui. Ecco. Eravamo quasi a secco. Qui cosa abbiamo? No, un attimo. Mettiamo una bombetta. Ok. Quanti bastardi che ci sono lì. Oh, ti rompo i coglioni. Vabbè, non mi interessa. Ciao. Chi è questo qui? Un orsetto del 43esimo livello. Un orsetto. Non mi interessa, che me ne frega dell'orsetto. Andiamo. Allora. Torna da Regis. Qui vicino. Il cavallino non viene. Troppo caghetto. Il cavallo figo che avevamo fatto l'altro giorno. Che avevamo potenziato il nostro cavallo figo. Eccolo qua. Torna da Regis. Mi aprirà la porta stavolta. Devo fare tutto il giro del cavolo. Ecco, ci siamo. Vai. Apri. Aperto. Bene. Ma che bellissima capriola che ho fatto. Regis, nostro fedele amico. Dove sei? Eccolo qui. Think your friend's hand will make for a nice broth? You've clearly honed your sense of humor. But we're not cannibals, Geralt. I took a fragment of tissue from the hand. It will suffice to prepare some resonance. What did you do with the rest? I cremated it, as our codex commands. Raven told me you'd acquired the necessary ingredient. Sti corvi, sanno tutto, eh? Pretty helpful creatures. Calling them often? I try not to overdo it, but they can be so useful, as they were now, when I merely needed to be sure I could arrive in time should things go sour. Managed fine alone, but thanks for the thought. Gonna need much longer to finish brewing resonance? Mentioned the last ingredient, too. What about that? That, I fear, might prove troublesome. You see, to use the concoction to summon the memories of one, the solution must contain the blood of another specimen of the same species. Shouldn't be a problem. I happen to know a higher vampire who should be willing to help. Right, Regis? It's not that simple, I'm afraid. While you were away, I tried my damnedest to identify a replacement, but alas, none such exists. Not sure I understand what the problem is. Can't we just draw some of your blood? The blood must be in an agitated state. As I'm certain you know, higher vampires can change their corporeal shell. As our flesh changes, so does our blood's chemical composition. To make a long story short, I shall need to induce in myself a state of strong psychokinetic arousal. In brief, madness, rabidity. And that stands to be very, very dangerous. Alright, so what do you want to do? We shall visit Teshamutna, an ancient vampire estate. There we will find cages suspended in the air. I will enter one, be confined. You will lure beasts there. Beasts you will then kill. The bloodletting should prove profuse. Abundant enough so that the blood scent will drive me mad. Wild. Oh, poverino. Teshamutna. What's it like? It is a place of torment. A torture chamber. Long ago, shortly after we'd arrived in this world, one among us named Kagmar developed such a taste and lust for human blood that in one night he could imbibe an entire village. This brought trouble on the entire species. Common folk wearied quickly of living in constant fear. They began to hunt us, seek the aid of mages and witches in tracking us down. So what? Not like they could ever hope to kill you. But they were bothersome. Forgive the comparison, but when did you last enjoy mosquitoes buzzing around your head? In any case, the other vampires decided something had to be done. Kagmar had to be caught and punished. A torture chamber was thus outfitted in the dungeons of Teshamutna. Inside it, a cage made entirely of a special alloy of silver,
dalvanite, and meteorite steel. We have arrived. The sacrificial chamber of torture and torment lies underground. Andiamo. You lead. Scurvers must be getting close to their feeding ground. Correct. I told you there'd be danger. Beyond this wall lies... An ancient vampire dungeon. Seen a lot of things in my time. Nothing quite like this, though. I feel honored. A man with such a wealth of experience, yet I'm about to show him something new. Now, to open it. How the hell? It's an ink to a higher vampire's blood. Bene ragazzi, penso che ci possiamo fermare qui. Spero di iniziare la serie Darksiders Genesis domani. E bene, a domani. Un saluto dal vostro Dragon Iron Games.